Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi prepariamo un arrosto arrotolato di coscia di capretto. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, un arrotolato di coscia di capretto. Ho scelto il capretto perché è una carne un pochettino più delicata, più dolce dell'agnello, perché l'agnello rischia di avere quel gusto un po' di lana, può capitare che abbia questo gusto un po' particolare, di selvatico diciamo, e il capretto invece è 99% non ce l'ha. Ecco, allora, non è difficilissimo perché questa prima parte dove io adesso andrò a farvi vedere come disosso la coscia, potete farla fare tranquillamente al macellaio, non c'è bisogno di farla in casa, però per chi ama la carne, chi gli piace fare un po' di cose in casa e utilizzare il coltello, vi faccio vedere come faccio a disossarla. Eventualmente passate alla seconda fase dove andrò a farcirla e alla cottura. Allora, coltello che taglia abbastanza sottile, con la punta naturalmente. Andiamo prima di tutto a pulirla, quindi una passatina sulla fiammella della cucina servirà per eliminare tutti, se ci sono dei peli, andrà ad eliminarli, così non c'è rischio di andare a rotolare dei peli all'interno dell'arrosto. Quindi andiamo a pulire la coscia. Vedete qua dove c'è il bacino, diciamo, questo qua è l'osso dell'anca, diciamo, qua c'è un pochettino di roba da togliere, grassino, un'animella, andiamo ad eliminarlo, no? E quindi eliminando questo pochettino di carne, di questo diciamo sporco non utilizzabile nell'arrosto, questo qua è un pezzettino della coda, si va ad evidenziare l'osso e quindi riusciremo a toglierlo meglio naturalmente. Allora, non ho detto che questa coscia all'inizio, cioè adesso prima di pulirla, è circa 1,1 kg. Allora, diciamo che più o meno va bene così. Andiamo con il disosso, andiamo a tagliare via la parte del tendine qua di dietro, del tallone, ecco qua, e poi seguiamo l'osso che si vede molto bene, è bello evidente, lo andiamo ad aprire pian pianino in questa maniera, senza andare a intaccare naturalmente la carne sotto, ok? Qui praticamente basta soltanto seguire l'osso e arrivare a qua che c'è lo snodo, cercare di prenderlo in questa maniera, e abbiamo staccato, diciamo, lo stinco. Diciamo che 99% di anatomia è uguale al maiale, al manzo, al vitello, quindi tuttora che hai imparato a disossare magari un prosciutto di maiale, più o meno l'anatomia è quella lì, e quindi ti ritrovi abbastanza avvantaggiato, cambia soltanto magari le dimensioni delle ossa. Allora, adesso qua c'è l'osso del femore, qui in mezzo vedete che c'è una venina bianca, si può tranquillamente seguire con la punta del coltello per andarla ad aprire ed evidenziare l'osso in maniera di poterci girare attorno senza lasciare troppa carne o senza lasciare carne attorno all'osso. Ecco qua, come vedete qua, vedete questo ossicino qua è la noccetta, e la ritroviamo praticamente dappertutto, sia nel maiale che nel vitello che nel manzo, compreso il cavallo. Quindi una volta evidenziato l'osso si può andare a staccare tranquillamente. Ecco, guardate, l'osso qua entra dentro all'anca, proprio la rotula, vedete, e andiamo a staccare. L'importante è non andare a maciullare tutta la carne attorno, perché dovremo andarla ad arrotolare e se non ci sono buchi è meglio.
Adesso andiamo a staccare l'osso del bacino, che praticamente si stacca da solo in questa maniera. Seguite l'osso e abbiamo staccato anche l'ossicino del bacino. Ricordatevi bene di staccare l'ossicino della nocetta, perché sennò vi rimane dentro e poi quando è cotto chi se lo becca si fa male ai denti. Lo andiamo a staccare. Ecco, guardate. Adesso, una volta che l'abbiamo disossato, diamo un'occhiata se ci sono dei nervetti, dei pezzettini d'osso rimasti, insomma ci diamo una sistemata e poi andiamo a prepararlo per l'arrotolatura, diciamo. Ecco, vedete, non è un pezzo particolarmente pari, quindi andremo un pochettino ad aprirlo in questa maniera col coltello e poi cercheremo di unirlo successivamente. Così. E così. Ecco, guardate, qua c'è un ossicino, andiamo a tirare via. Ecco fatto. Io a questo punto lo foro un pochettino, che mi servirà un po' anche per la cottura con questo affare, che è un foracarne, diciamo. Se non ci avete un foracarne, utilizzate la punta del coltello e gli fate tanti segnetti in questa maniera. Io utilizzo questo perché è più comodo, quindi facendo così in un attimo faccio un pochettino sia nella parte interna che nella parte esterna, dove c'è un pochettino più di pelle. Guardate, è sufficiente così. Allora, adesso mi libero un pochettino e andiamo con la farcia. Ecco, guardate, allora io faccio un ripieno molto semplice, delicato, anche perché magari dopo le feste che uno ha mangiato tanto restiamo un pochettino più leggeri. Allora mi sono preparato una frittatina che in realtà l'ho fatta al forno, quindi niente fritto, un goccino d'olio appena e poi messa in forno. Ho della pancetta da mettere fuori perché questa qua non può mancare e ci metto dentro 4-5 carciofini. La farcia che io utilizzo è questa qua, poi dopo voi sbizzarritevi con quello che volete. Allora, prima cosa vado a mettere un po' di salamoia bolognese, che è poi aglio, rosmarino e sale, comodissimo per fare un insaporitore, che è comodissimo, veloce se non volete fare dei mix con le spezie, però potete andarci a mettere quello che volete anche qua, insomma. Vado a metterne un pochettino internamente, cioè, visto che ci abbiamo fatti i buchi, penetra meglio. Ecco qua, ne ho preso un pochettino troppo, lo metto nel... e poi cerchiamo di metterlo in maniera di poterlo arrotolare. Ecco qua, così. Se avete il battibistecca ci potete dare una battutina, ecco. Dovevo farlo prima di salarlo, ce lo do adesso ma non succede niente. Guardate, cercate di fare un rettangolino, insomma. Ci metto dentro la frittata che ho già tagliato in due, vedete? Così, e qualche carciofina all'interno. Sotto e sopra. Così. Se vi piacciono i funghi potete metterci anche i funghi. E poi vado ad arrotolare in questa maniera. Guardate,
L'importante è che stia unito, perché poi dopo andiamo a legarlo e non ci sono problemi. Adesso ci vado a mettere la pancetta, quindi ne mettiamo una fetta così. Questa è pancetta fresca, quella di maiale, non quella al banco salumi, è proprio quella fresca cruda, diciamo, non stagionata. Una fetta così. Una ce la mettiamo sopra. E una sotto. Ecco qua. Cercate di compattare bene, tanto poi dopo in cottura andrà un pochettino tutto ad unirsi. E adesso andiamo alla legatura. Utilizzo del filo da arrosto, naturalmente. Io comincio con laterale, farci un giro così, poi arrivare qua in testa, ci fate una croce in questa maniera, vi faccio vedere con calma, lo passate sopra e poi anche sotto, così, e poi ci fate un nodino doppio. Poi potete fare in tante maniere, legare, farci tante legature singole fino ad arrivare all'inizio, ma noi ci facciamo la classica legatura del macellaio, che è questa qua. Ok? Ecco, tirate per bene. Ecco, una volta arrivato qua andiamo a legarlo assieme alla cordicina iniziale, molto semplicemente l'abbiamo legato. Se poi avete la rete potete tranquillamente infilarlo nella rete col tubo, se no con il filo avete visto che si fa abbastanza velocemente, è molto semplice la legatura. Bene, adesso torno a prendere il mio aglione, salamoia, e vado a condirlo esternamente. Perfetto. Adesso cottura potete farla sia nella casseruola con un goccino, con fare un soffrittino sotto di cipolla con un pezzettino di burro e con il brodo, potete usare il brodo di carne, il brodo vegetale, e lasciarlo andare così nella casseruola per una mezz'oretta, 40 minuti, e questo qua, la carne è abbastanza sottile, poi dopo il capretto fa presto a cuocersi. Io lo andrò a fare al forno, non utilizzerò una temperatura altissima, lo cuocio per 25 minuti a 160 gradi, che ho già preimpostato il forno. Poi mi fermo e faccio gli ultimi 10 minuti, gli do 200 gradi, che andrò un pochettino a rosolare la pancetta. Poi naturalmente aspettate a tagliarlo che si raffreddi, perché sennò poi si va a dividere. Quindi adesso in forno, ci vediamo alla fine per la prova assaggio. Ed eccoci qua, l'arrosto l'abbiamo cotto, naturalmente ho aspettato che si raffreddasse almeno un'oretta e adesso andiamo al taglio. Ha fatto questo sughetto che magari lo tenete da parte per scaldare poi dopo le fettine in un secondo momento. Voi lo fate tutto a fettine, poi mettete le fettine con il suo sughetto all'interno di una padella e lo lasciate scaldare e servite le fettine già tagliate. Comunque andiamo a vedere com'è venuto. Tagliamo
pezzettino così qua davanti. Ecco qua, questo qui poi dopo naturalmente essendo un arrotolato un pochettino si può dividere naturalmente, comunque la fetta vedete rimane abbastanza compatta, non è freddo del tutto, sì bisognerebbe aspettare un pochettino ancora di più, però questo qui è il risultato. Adesso vado a fare una piccola prova assaggio. E vi dico com'è venuto. La pancetta è croccante, sicuro. La carne è tenerissima, forse un pochettino leggermente più indietro come cottura, cioè lasciarlo 2 minuti in meno, però va bene anche così, è perfetto. Come vi dicevo, la carne di agnello non si capisce neanche che è agnello, non ha gusti di lana, come dicevo, è molto 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 dolce, buono, veramente buono. No, buonissimo. Sì. Ottimo. Non ne taglio in più perché lo vorrei tenere per la cena di stasera, vorrei fare bella figura, lo taglio poi a casa, dai. Comunque faccio bella figura sicuro. Va bene, allora abbastanza semplice, se come vi dicevo vi fate fare il disosso del macellaio fate ancora meno fatica e di sicuro non vi tagliate, avete solo già la fetta fatta e ve lo farcite come volete. Veloce perché anche come cottura è stato velocissimo, 35-40 minuti, preferibilmente 35, un pochettino meno, e avete l'arrosto pronto. Bene, sotto al video vi lascio tutti gli ingredienti che ho utilizzato, dateci un'occhiata, se volete replicarlo e avete bisogno ditemi qualche cosa. Niente, non vi resta che salutarmi, vi ricordo di mettere un mi piace al video se il video vi è piaciuto, che per me è molto importante, mi aiuta ad andare avanti con altre video ricette, insomma manda avanti un pochettino il canale che ce ne ha bisogno. Vi ringrazio, un saluto da Davide, alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!